Ciao ragazzi, qui è Marchettino. Dopo tanti chilometri di guida sia sull'Abarth che sull'M3 è giunto il momento del cambio gomme per entrambe. In teoria le gomme sarebbero da buttare, ma sarebbe un vero peccato buttarle proprio adesso. Beh, a questo punto del video penso che avete capito quello che sto per combinare. Un piazzale completamente deserto. Direi che ci basta questo per salutare le vecchie gomme. Devo dire che sono un po' nervoso, non solo perché farò dei tondi con l'M3, ma, non chiedetemi perché, ho deciso di farli attorno alla piccola Abarth. Oh mio Dio, cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Armitrix ovviamente aperto. Le gomme sono così finite che hanno veramente poco grip. Ho disegnato proprio un bel tondo attorno all'Abarth. È stato abbastanza divertente salutare le vecchie gomme. Avrei potuto continuare un altro po', però diciamo che con queste gomme vorrei arrivarci dal gommista, quindi ho lasciato quel filino di gomme che mi basta per arrivarci sano e salvo. Dietro di me c'è la mia ragazza che sta guidando l'Abarth. Ho paura. Sia per l'Abarth che l'M3 ho deciso di optare per Michelin. Per l'M3 le Pilot Sport 4S che ho già avuto modo di provare sia per strada che in pista e sono veramente colpito da quelle gomme. Sono curioso di vedere il cambiamento di guida della macchina appena ho montato le gomme nuove. Invece sull'Abarth ho optato per le Pilot Sport 3 e anche lì sono molto curioso di vedere il cambiamento di guida della macchina. Le gomme dell'M3 sono veramente mastodontiche col cerchialaviti. 2,65 le posteriori, ma avete visto che 4 gomme dell'Abarth equivalgono a 3 gomme dell'M3, sono veramente gigantesche. Giuro che non l'ho fatto apposta, non l'ho fatto apposta, mi è scivolato il piede. Diciamo che con le gomme attuali la macchina scivola un po' troppo. Beh, forse un po' troppo per gli altri, per me va bene come scivola, però sì, è giunto il momento
Queste sono le posteriori dell'M3 e sì, diciamo che è giunta l'ora di cambiarle. Sgommavo un pochino più del solito. Allora, eccoci qua con le M3 con le gomme nuove montate e impressioni a caldo delle Michelin Pilot Sport 4S sull'M3. Beh, devo dire che non è la mia prima esperienza con queste gomme. Prima di arrivare a scegliere questa gomma l'ho già provata su diverse macchine sportive come Porsche, Audi, Ferrari, sia per strada sia che in pista ad alte velocità, dove sono veramente riuscito a scoprire le doti di questa gomma e fare i primi chilometri con questa gomma che trovo veramente valida. Sull'M3, beh, prima di tutto la macchina la sento più morbida. Prima con quelle gomme finite, il cerchio da venti e buche ai dossi erano veramente un dolore, mentre adesso la macchina è un pochino più morbida e assorbe l'asperità decisamente meglio. Come stabile sia in accelerazione che in frenata. Queste sono stradine di campagna che hanno veramente un asfalto pessimo, credetemi. E con questa gomma nuova la differenza è veramente notevole. Per strada probabilmente faccio anche fatica ad apprezzare appieno le qualità di questa gomma, quindi non vedo l'ora di andare al più presto in pista e raccontarvi come si deve le qualità di questa gomma sull'M3. Non vedo veramente l'ora. Sento che prende i giri e sale di velocità meglio rispetto a prima. Comunque considerate che questa è una macchina che ha 10 anni e una macchina di 10 anni con gomme sportive moderne sicuramente va meglio adesso che 10 anni fa. Comunque sono triste perché le gomme sono nuove e mi dispiace molto fare i traversi adesso e bruciare la gomma. Devo aspettare che piove. Le gomme precedenti, grande le Dunlop, mi sono durate circa 9000 km. Quando ho comprato l'M3 erano gomme abbastanza nuove e diciamo che 9000 km come ho guidato io, cioè sono andato a 300 all'ora in autobahn, ho fatto diverse sessioni in pista, sempre con i controlli spenti. Diciamo che sono contento della durata e vediamo anche come si comporteranno queste gomme. Allora, eccoci a bordo dell'Abarth e anche qui vale lo stesso discorso. Bisogna di fare un altro po' di chilometri per capire veramente come sono queste Michelin Pilot Sport 3. Beh, come prima cosa posso dire che anche con le gomme nuove la macchina è veramente rigida. Mentre con le gomme nuove l'ho sentito un po' più morbida, ma questa c'ha un assetto che è impossibile guidare morbidi. E se c'è una cosa che trovo particolarmente importante sulla mia Abarth è quella di avere qui delle gomme veramente buone, perché come voi già sapete la mia Abarth non è originale, ha circa 215 cavalli e 320 Nm, quindi diciamo che le gomme con cui uscivo di serie non erano più buone per reggere questo tipo di potenza, perché probabilmente non erano neanche state pensate per reggere potenze molto più superiori, e avendo molta più potenza in coppia è importante avere una gomma buona che ti aiuti a scaricare tutta questa potenza. Diciamo che a livello di potenza siamo ai limiti sopportabili del telaio di questa macchina. Aggiungere altra potenza sarebbe inutile e rovinerebbe l'esperienza di guida, renderebbe semplicemente inutilizzabile.
sulla barca l'M3 per poi farvi sapere come si comportano veramente questi due tipi di gomme. Ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Non vedo l'ora di fare nuovi contenuti sia con la barca che con l'M3 e come sempre grazie per la visione. Ciao!